Le apparizioni della Madonna delle Grazie a Pesqueira. Le apparizioni della Madonna delle Grazie a Pesqueira, in Brasile, sono tra le manifestazioni mariane più significative del paese. Gli eventi si verificarono tra il 1936 e il 1937 nella località di Chimbres, un distretto di Pesqueira, nello stato di Pernambuco. Le apparizioni avvennero principalmente a due bambine, Maria da Luz e Maria da Conceição, entrambe indigene di origine, che raccontarono di aver visto la Vergine Maria, la quale si presentava come la Madonna delle Grazie. Il 6 agosto 1936, Arthur Teixeira inviò sua figlia, Maria da Luz, di 14 anni, insieme a Maria da Conceição, di 16, a raccogliere semi di mamona, una pianta da cui si ricava l'olio di ricino. Le due ragazze, obbedienti, si avviarono verso i campi, parlando dei recenti pericoli legati ai famosi banditi della regione. A un certo punto, Maria da Luz chiese a Maria da Conceição: «Cosa faresti se Lampiao arrivasse qui in questo momento?» Maria da Conceição rispose senza esitazione: «La Madonna ci proteggerà da quell'uomo malvagio». Improvvisamente, Maria da Conceição guardò verso una collina vicina e rimase stupita. Vide una figura di donna con un bambino in braccio, che sembrava farle cenno con la mano. Indicando la collina, disse: «Guarda, c'è un'immagine lì». Maria da Luz alzò lo sguardo e vide anche lei la visione. Una bellissima donna con un bambino in braccio, che le osservava dall'alto. Sorprese dalla visione, Maria da Luz e Maria da Conceição, che a quel tempo viveva dai genitori della sua amica, corsero a casa, dimenticando persino il cestino con i semi. Quando arrivarono, esauste, non riuscirono a spiegarsi con la madre di Maria da Luz, la signora Auta. Con parole confuse, iniziarono a raccontare ciò che avevano visto. La madre, dapprima sorpresa, dopo averle interrogate, liquidò la domanda dicendo: «È solo un'illusione, venite a pranzo». Arthur, ascoltando la conversazione, chiamò le ragazze e pensò di rimproverarle, ma sua moglie lo convinse ad accompagnarle sul posto per verificare se ci fosse qualcuno nascosto. Armato di macete e seguito da altri due uomini, si incamminò verso la collina. Attraversarono il sito e Arthur iniziò a farsi strada tra la vegetazione spinosa. Dopo qualche minuto non era ancora arrivato in cima, ma con sorpresa sentì le ragazze chiamarlo dall'alto, indicandogli il punto con entusiasmo. Le vide muoversi tra le spine come se volassero, senza rovinarsi i vestiti. Quando finalmente raggiunsero il luogo, Arthur fu ancora più stupito nel vedere che tutti loro avevano superato ogni difficoltà. Arthur esaminò con attenzione le rocce e la grotta di fronte, ma non riuscì a trovare traccia della donna che le ragazze avevano visto. Nonostante i loro sforzi nel mostrare e descrivere il luogo, Arthur non vide nulla e iniziò a pensare che si trattasse solo di un'allucinazione. Le ragazze, invece, continuavano a vedere la Santa Vergine. Deluso e scettico, Arthur chiede loro cosa stessero vedendo. Maria da Luz domandò alla visione: «Chi sei?» E la Vergine rispose: «Io sono la Grazia». Poi Maria le chiese cosa voleva, e la Vergine disse: «Sono venuta a dare un avvertimento. Stanno arrivando 3 punizioni mandate da Dio. Dite alla gente di pregare e fare penitenza». Sorpresi dalle parole della Vergine, tutti tornarono a casa in silenzio e raccontarono l'accaduto ad Auta, la moglie di Arthur. Ben presto, l'intero quartiere venne a conoscenza dell'evento. I vicini si recarono sul luogo, mentre le ragazze continuavano a salire sulla montagna ogni giorno per pregare. Ogni pomeriggio recitavano il rosario e cantavano inni alla Madonna. Molti andavano lì spinti dalla convinzione che si trattasse di un'apparizione, altri per pura curiosità. Ad ogni modo, la notizia si diffuse rapidamente nella regione, attirando fedeli da ogni parte che andavano lì a pregare e per chiedere grazie alla Madonna. Il 9 agosto 1936, durante la terza apparizione, con molta gente presente, molti dichiararono che avrebbero creduto solo se la Vergine Maria avesse dato un segno visibile a tutti. Le ragazze, rattristate, chiesero alla Madonna di dare un segno per dimostrare che dicevano la verità. La Madre di Dio rispose che lo avrebbe dato. Il 10 agosto, presto al mattino,
Le ragazze tornarono al luogo dell'apparizione e la Vergine indicò loro una sorgente d'acqua che usciva da una roccia, dicendo che serviva per curare le malattie. Le bambine, entusiaste, corsero a casa per raccontare tutto alla madre. La famiglia, insieme a molti altri, tornò sul monte e lì trovò un segno bianco e 2 impronte nella roccia, una di una donna e l'altra di un bambino, che la Vergine confermò essere le sue e quelle di suo figlio. Con la scoperta dell'acqua, la notizia si diffuse ulteriormente e sempre più fedeli vennero a visitare il luogo, ormai considerato sacro. Le ragazze riferirono anche di aver visto 2 piccole porte ed una di queste era coperta di pietre preziose lucenti. Il vicario di Pesqueira, padre Manuel Marques, venne a conoscenza dell'apparizione e chiese ad Arthur di portare Maria da Luz alla festa del 15 agosto, affinché partecipasse al ritiro delle figlie di Maria. Il padre accettò e Maria ricevette il nastro delle figlie di Maria. Dopo la messa, il vicario parlò a lungo con Maria da Luz e suo padre riguardo all'apparizione e ordinò loro di recarsi dal vescovo diocesano per raccontare tutto ciò che era accaduto. Il 15 agosto 1936, alle 15:30, padre José Kerle, di origini tedesche, ricevette l'ordine dal vescovo di Pesqueira di indagare sui fatti e di interrogare Arthur e le ragazze. Poi tutti insieme si recarono sul luogo delle apparizioni e padre José chiese a Maria da Luz di fare delle domande alla Vergine. A questo punto, padre Kerle, che era un po' scettico, decise di porre alcune domande in tedesco e in latino, lingue che le ragazze non conoscevano affatto. Ecco alcune delle principali domande rivolte alla Madonna. Domande fatte in latino. Sei la madre del nostro Salvatore? Sì. È davvero necessaria la mediatrice di tutte le grazie per la salvezza? Sì. Domande in tedesco. Chi sei tu? Sono la Madre del Cielo. Qual è il nome del bambino che tieni in braccio? Gesù. In quell'occasione la Vergine ha anche detto che è stato Gesù a mandarla per avvertire che ci saranno tempi duri e che per allontanare questi mali bisogna praticare la devozione al suo cuore e a quello di Gesù. La Madonna ha anche detto che queste apparizioni sono la continuazione di quelle della Salette e che la persecuzione della Chiesa sarà grande. Il significato della fonte con l'acqua è un segno che lei ha dato e servirà anche per la guarigione dalle malattie, ma solo per coloro che hanno fede. Poi il sacerdote, attraverso le ragazze, chiede alla Vergine: se tu sei la madre di Dio e la creatura è il bambino Gesù, comanda che ci dia una benedizione. In quel momento le ragazze videro il bambino Gesù che tolse le mani dal collo della madre e fece il segno della benedizione. In seguito, padre Marques, che non credeva alle apparizioni, tornò a Pesqueira per raccontare una storia controversa al vescovo, ma non riuscì a leggere perché il foglio con gli appunti era bianco. Il vescovo fece anche visitare le ragazze da un medico, che confermò la loro normalità. Le apparizioni proseguirono e vi furono numerose guarigioni. Maria da Luz, che desiderava tanto diventare suora, prese i voti nel 1940, assumendo il nome di Suora Delia. L'altra veggente, dopo le apparizioni, fu obbligata dal padre a sposarsi, ma il marito la restituì poiché lei rifiutava la consumazione del matrimonio. Da allora visse gran parte della sua vita come una suora, indossando abiti religiosi e dedicandosi ad opere di carità, anche se non lo era ufficialmente, poiché era povera e nera, e all'epoca le donne nere non erano ammesse nei conventi. Nel 1986, dopo 50 anni di assenza, Suora Delia tornò al luogo delle apparizioni e si rese conto che era impossibile raccontare tutti gli eventi straordinari e le guarigioni miracolose avvenute alla Cueva della Guarda. Centinaia di grazie e miracoli sono stati pienamente documentati, tra cui quello di un bambino muto e paralitico dalla nascita, guarito grazie alle sue preghiere. Un altro episodio riguarda un bambino che cadde dal 5° piano di un edificio e si riprese completamente dopo le preghiere di Suora Delia. Solo dopo 70 anni dalle apparizioni, Suora Delia decise di rivelare quali fossero i 3 castighi annunciati dalla Madonna. In un'intervista disse: i 3 castighi erano l'Ampiao, la guerra civile spagnola e il comunismo a Recife. Tuttavia, la Madonna, colpita dalla sofferenza degli indigeni che non avevano un posto dove vivere, decise di revocare queste punizioni. Suora Delia, che aveva vissuto le apparizioni della Madonna a Pesqueira, è stata riconosciuta come serva di Dio dal Vaticano. Morì nell'ottobre del 2013.
all'età di 91 anni, a causa di problemi respiratori. Il processo di beatificazione e canonizzazione è stato ufficialmente avviato presso la Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano nel 2019, dopo l'approvazione da parte della Regione Nord-Est 2 della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile. Le apparizioni di Cimbres, inizialmente accolte con scetticismo dalle autorità ecclesiastiche della diocesi di Pesqueira, furono oggetto di numerosi studi e testimonianze. Nel corso degli anni, la fede incrollabile di Suor Adelia e le grazie straordinarie ottenute attraverso le sue preghiere rafforzano ancora oggi la devozione popolare, con migliaia di pellegrini che continuano a visitare il luogo delle apparizioni. Nel 2021, la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente il carattere soprannaturale degli eventi accaduti a Cimbres, confermando così la veridicità delle apparizioni. Questo riconoscimento rappresenta un segno di speranza per i fedeli, che hanno visto in Suor Adelia e nella Madonna della Grazia un faro di luce, protezione e misericordia.